Ciao a tutti! Benvenuti sul mio canale, Celebrita dalla Turchia. Tutti i dettagli sono nel video di oggi. Se vi piace, lasciate un like, iscrivetevi e, se volete sostenermi ancora di più, potete cliccare sul pulsante Unisciti qui sotto. Grazie di cuore, e adesso, cominciamo. L'industria dell'intrattenimento turco è di nuovo scossa da un episodio che non è un semplice pettegolezzo di passaggio, ma una crepa profonda che fa discutere i programmi del mattino, le trasmissioni serali e i commenti notturni. Al centro della tempesta mediatica ci sono due nomi che, insieme, incendiano da anni l'immaginario del pubblico: Gökberk YLDRM e Cemre Arda. Lui, amatissimo sullo schermo e spesso ritratto come l'eroe romantico; lei, magnetica e indecifrabile, sempre capace di trasformare ogni silenzio in un enigma. Questa volta, a infiammare l'attenzione di tutti è stata la scelta di Cemre di non presentarsi al funerale della nonna di Gökberk, scomparsa a 92 anni in Italia. Un gesto che molti hanno letto come una ferita, altri come un confine necessario, e che da giorni non smette di far rumore. L'episodio, avvenuto a Istanbul, è diventato in poche ore il tema dominante su social, talk show e siti di intrattenimento. La nonna di Gökberk, raccontano in famiglia, era una figura tenera e rispettata, con un carattere gentile che si era guadagnato affetto anche fuori dalle mura domestiche. Durante il matrimonio tra Gökberk YLDRM e Cemre Arda, la loro relazione con lei era stata intensa. Estati italiane, pranzi lunghi sotto pergolati rumorosi, foto custodite in cornici semplici e risate che, a ripensarci, si trasformano oggi in un nodo alla gola. Per questo, quando Cemre non si è vista alla cerimonia, i titoli hanno iniziato a moltiplicarsi a velocità accecante, e ogni titolo portava con sé un punto interrogativo. Il funerale si è svolto in una moschea antica nel cuore di Istanbul, uno spazio in cui l'aria, intrisa di storia, sembrava chiedere a tutti di parlare a bassa voce. Politici, imprenditori, artisti e amici di famiglia sono arrivati uno dopo l'altro sotto un cielo grigio, un cielo che pareva voler restare a mezz'aria per non disturbare il dolore. Le telecamere hanno ripreso tutto: Gökberk YLDRM, provato, piegato davanti alla bara, con lo sguardo perso e le mani tremanti; la madre, Gülden Osman, aggrappata al braccio del marito, il viso rigato di lacrime. In quel silenzio devoto si è fatto spazio un sussurro, prima isolato, poi condiviso: dove Cemre? L'assenza di Cemre Arda era tangibile quanto lo sarebbe stata la sua presenza. Il suo nome si è propagato tra i presenti come un eco in una stanza grande, e nel giro di pochi minuti i commenti online sono esplosi. C'era chi definiva quella scelta fredda, quasi crudele, e c'era chi la leggeva come la decisione di una donna che, dopo un divorzio doloroso e sviscerato dalla stampa, non voleva trasformare un momento sacro in un palcoscenico pubblico. Qualche ora dopo la cerimonia, mentre il corteo si disperdeva, Cemre ha spezzato il silenzio con un'immagine sul suo profilo ufficiale: sfondo nero e un garofano rosso, un emoji senza didascalia. Niente parole, nessuna spiegazione. Quel gesto, così semplice, ha fatto più rumore di qualsiasi comunicato. I fan si sono divisi: per alcuni era un atto di rispetto profondo, per altri il segno di un'assenza imperdonabile proprio quando la presenza avrebbe significato umanità. Questa vicenda è diventata uno specchio in cui ognuno ha visto riflesso il proprio modo di intendere la compassione. Nei programmi televisivi, i giornalisti e gli opinionisti hanno messo in fila tesi contrastanti. In strada, la gente si è ritrovata a discutere come se fosse una questione nazionale. Il nome di Cemre Arda è tornato a campeggiare ovunque: ogni gesto pesato, ogni parola soppesata, ogni silenzio interpretato. Eppure, chi la conosce da vicino assicura che la decisione non sia stata presa a cuor leggero. Doveva proteggersi, ha confidato un'amica stretta. Il divorzio con Gökberk è stato un uragano mediatico. Presentarsi li avrebbe generato nuovi sguardi, nuove voci, nuove ferite. Non è disprezzo, è sopravvivenza. Dal versante di Gökberk YLDRM, le emozioni sembravano incandescenti. Alcuni testimoni hanno raccontato che l'attore, in lacrime, avrebbe confessato agli amici più intimi: in un giorno così, mi aspettavo almeno 2 parole. Lo chiede l'umanità. Parole filtrate alla stampa,
parole che hanno generato una lunga onda di empatia. Molti hanno commentato che, oltre i conflitti e le rotture, quando muore una persona cara basterebbe poco, anche un semplice "mi dispiace" detto nel posto giusto, guardandosi negli occhi. All'uscita dal funerale, la madre, Gulde Mosmen, ha pronunciato frasi che si sono propagate sulla stampa come uno scossone: "In giorni così tristi si mette da parte l'orgoglio. Ci aspettavamo un briciolo di riguardo. Il non venire lascia ferite." Non ha fatto nomi. Ma nessuno ha avuto dubbi su chi fosse il destinatario. I social sono esplosi. In un lampo, migliaia di messaggi hanno invaso Twitter, Instagram e TikTok. C'era chi difendeva la libertà di Cemre, e c'era chi invocava empatia. Cemre non fa più parte di quella famiglia, perché avrebbe dovuto esserci. L'umanità non si cancella con un divorzio. Rispetto la sua decisione, nessuno deve essere costretto a riaprire il passato. Se l'avesse davvero amata, sarebbe andata. Ogni commento era una scintilla. Ogni scintilla, un fuoco. Un coro, stonato e potentissimo, che teneva viva la discussione. E la discussione ha oltrepassato i confini. In Italia, dove la nonna aveva vissuto, alcuni giornali hanno ripreso la storia con titoli accattivanti. Hanno ricordato il legame affettuoso tra Cemre Arda e l'anziana signora, le estati trascorse tra paesini di mare e città d'arte, la ritualità di un caffè dopo pranzo e le lunghe passeggiate serali. L'assenza, proprio per questo, è stata letta come una mossa inattesa, quasi un colpo di scena degno di una serie turca, quelle che in Europa incollano lo spettatore allo schermo. Intanto, un altro nome ha cominciato a circolare con insistenza: Sara Bluma, la modella italiana che anni fa molti avevano indicato, a torto o a ragione, come una delle cause della frattura tra Gökberk e Cemre. Anche se Sara non si è presentata al funerale, qualche sito di intrattenimento ha ipotizzato che l'assenza di Cemre possa, prima o poi, rendere più agevole un riavvicinamento tra la famiglia YLDRM e la modella. Con la sua mancata presenza, ha liberato il campo, ha scritto un commentatore, riaccendendo un capitolo che molti pensavano consegnato all'archivio del passato. Dal fronte di Cemre, tuttavia, filtrano parole di tutt'altro segno: la scelta sarebbe stata meditata tra lacrime e notti insonni. La nonna di Gökberk le voleva un bene sincero, ha riferito una persona vicina all'attrice, e il sentimento era ricambiato. Ma presentarsi avrebbe alimentato un circo di supposizioni. Non voleva rubare attenzione al dolore dei familiari. Non voleva che il suo arrivo diventasse il titolo del giorno. Eppure, nonostante le spiegazioni, il pubblico resta spaccato. Deve una figura pubblica inchinarsi alle aspettative morali del gruppo, o ha il diritto di proteggere la propria pace interiore? Dove finisce l'empatia e dove comincia il perimetro inviolabile della propria salute emotiva? Non c'è una risposta semplice. Forse non c'è proprio una risposta, se non il tempo che, passo dopo passo, ammorbidisce gli spigoli. Intanto, le telecamere continuano a cercare uno sguardo di Gökberk YLDRM che chiarisca tutto, o un accenno di voce di Cemre Arda che sciolga il dubbio. Ma ogni dichiarazione pesa, ogni sussurro sembra una sentenza. In mezzo a questa tempesta, i dettagli contano. Qualcuno giura di aver visto nella notte precedente alla cerimonia una macchina fermarsi lungo il Bosforo, dentro, una donna che piangeva senza voler esser vista. Altri raccontano che, il giorno dopo, l'odore di incenso nella moschea era così denso da sembrare un sipario. E poi quel post, sfondo nero, un garofano rosso in silenzio. La scelta di un'immagine al posto delle parole. Era un atto di vicinanza o un modo per non essere travolta? E quell'immagine, mancava del luogo, del contatto, dell'abbraccio che molti avrebbero voluto per Gökberk e per sua madre, Gulde Mosmen? Le interpretazioni si sono sovrapposte, annodate, respinte a vicenda. Nel frattempo, la narrativa attorno a Sara Bluma ha ripreso vigore, nonostante la donna non abbia rilasciato alcuna dichiarazione. Bastano pochi indizi, una foto di archivio, un commento lasciato mesi fa, una storia ripescata, per far galoppare l'immaginazione collettiva. Alcuni siti hanno persino ipotizzato nuove alleanze, nuove tregue, nuove pagine di un romanzo che nessuno ha veramente scritto, ma che tutti leggono a puntate.
E così il lutto, che avrebbe bisogno di silenzio, si ritrova in scena con le luci puntate e il brusio di un pubblico implacabile. Eppure, accanto al clamore, resta una verità semplice: due persone che sono state una famiglia, Gökberk YLDRM e Cemre Arda, sono davanti a un dolore che mette alla prova ognuno in modo diverso. Lui ha perso la nonna, un pezzo di vita, un riferimento tenero. Lei ha perso, forse, il modo semplice di salutare un affetto di ieri senza farsi inghiottire dal presente. In mezzo, c'è una città che parla, un paese che guarda, un continente che ascolta. L'eco della storia ha valicato le frontiere e unito Turchia e Italia in un solo filo emotivo, e la comunità internazionale, incuriosita dalla vicenda, vi si è riconosciuta. Chi non ha mai tremato davanti all'idea di dover scegliere tra il dovere e la protezione di sé? E voi, cosa ne pensate? Ha agito con freddezza o con dignità, Cemre? Ditecelo. La vostra voce conta in questa conversazione che sta segnando il tono dell'intrattenimento turco di questi giorni. Qui, su Celebrita dalla Turchia, stiamo seguendo ogni dettaglio di una storia che ha superato i confini e tiene tutti sospesi tra il giudizio e la comprensione. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e cliccate su Unisciti per sostenere il nostro lavoro. Vogliamo continuare a portarvi analisi accurate, storie umane e quelle verità che a volte restano tra le quinte. La vostra partecipazione tiene viva questa comunità che ama la cultura turca e i suoi protagonisti. Scriveteci anche quali altri volti vorreste vedere nelle prossime puntate. La vostra curiosità è la nostra ispirazione. Finché le luci dello spettacolo continueranno a ruotare, il silenzio di Cemre Arda resterà come un'eco sospesa, memoria del fatto che anche le scelte più intime possono diventare discussioni pubbliche quando a compierle sono figure tanto amate. Forse sarà il tempo a rimettere in ordine emozioni, gesti e silenzi, a dare senso alle parole non dette e alle immagini senza didascalie. Fino ad allora, il pubblico continuerà a farsi la stessa domanda: è stato rispetto, o è stata vendetta? E così, tutta la Turchia continuerà a guardare a Cemre e a Gökberk, cercando di decifrare il messaggio nascosto in un garofano rosso su uno sfondo nero. Grazie per aver guardato il mio video su Celebrita dalla Turchia. Ci vediamo alla prossima puntata. Abbiate cura di voi e arrivederci.